Salve a tutti, sono Riccardo Albieri e in questo video vedremo come utilizzare le nuove funzioni e istruzioni script di ricerca semantica e di utilizzo dei modelli di intelligenza artificiale messe a disposizione dalla nuova versione di FileMaker 21 o 2024. Che cosa si intende per ricerca semantica? Beh, brevemente un set di funzionalità che ci consente di inserire una richiesta in linguaggio naturale, quindi non dobbiamo usare un linguaggio di interrogazione database come SQL, come il modo trova di FileMaker, niente di tutto ciò. Facciamo la nostra richiesta, invochiamo uno script di FileMaker che è composto da alcune delle nuove istruzioni legate all'integrazione dei modelli di intelligenza artificiale e FileMaker ci restituirà un risultato, si spera, pertinente. Per poter utilizzare queste funzionalità è necessario avere un account presso qualche fornitore di questo tipo di servizi, come ad esempio il famosissimo OpenAI, ma FileMaker supporta anche modelli locali, quindi se volete scaricare un modello open source e farlo girare all'interno della vostra infrastruttura, è possibile fare anche questa cosa, quindi potrete addestrare il vostro modello sulle vostre specifiche esigenze che non necessariamente sono state prese in considerazione da chi ha addestrato il modello generalista e in questo caso la configurazione dovrà puntare al server che fa girare il vostro modello. In questo caso è abbastanza indifferente dal punto di vista del funzionamento, quindi abbiamo configurato un account e intanto vediamo come funziona, quindi qui abbiamo un set di frasi, come se fossero delle piccole notizie in pillole. Se io inserisco una richiesta, ad esempio, quali di questi record parlano di animali, facciamo una ricerca, ci sono due opzioni che possiamo utilizzare dal punto di vista dell'utilizzo, non cambia molto, però una è più veloce, quella di utilizzare l'embedding all'interno di un file che andremo a memorizzare in un contenitore. Volendo possiamo usare anche un campo testo. Se la mole di dati è importante è più efficiente usare un file, comunque il risultato è questo. Quindi queste funzionalità hanno interpretato la nostra richiesta, l'hanno tradotta in una serie di vettori, possiamo vedere anche a cosa somigliano. Questa è praticamente la rappresentazione vettoriale e che noi naturalmente non dobbiamo prendere in considerazione. Qui nel campo contenitore c'è un file che contiene questi dati. E l'integrazione di FileMaker semplicemente per noi va a confrontare questo array di puntatori che sono praticamente dei numeri decimali, lo va a confrontare con la nostra richiesta e quello che otterremo è un valore di similitudine, più è simile alla rappresentazione in termini matematici della nostra richiesta e più, secondo il modello di intelligenza artificiale, il record è pertinente. Quindi praticamente è come se la nostra richiesta venisse tradotta in un numero o in una serie di numeri e venissero confrontati i numeri con il corrispondente numerico delle varie notizie che abbiamo qui all'interno del nostro campione di esempio. Questo è fatto in maniera molto trasparente, noi non dobbiamo fare nulla di tutto ciò. Vediamo, per esempio, trova tutti i record che si riferiscono al mondo dell'automobile, quindi usiamo anche un linguaggio abbastanza astratto e vedremo che, adesso proviamo l'altra ricerca con il testo, vedrete che non cambia niente, cioè funziona ugualmente, ed ecco che qui abbiamo sia delle notizie relative a dei modelli di automobili come appunto la Aventador o la 488,
ma anche notizie più generiche che si riferiscono alle automobili. Volendo c'è un'opzione extra, quindi dal momento che noi abbiamo questo numero che ci dà la cosine similarity, in pratica rappresenta la percentuale di affidabilità, no? Più è elevata e più effettivamente noi ci avviciniamo a un elevato grado di affidabilità. Quindi, ma essendo un numero, noi abbiamo la possibilità, vediamo poi lo script, di filtrare soltanto i risultati che a nostro avviso sono più pertinenti. Quindi in questo caso ricerca top è uguale alla ricerca embedding testo, ma si può fare anche con l'embedding file, non importa, e vediamo che a differenza della prima, noi qui andiamo a popolare un valore di condizione di similarità del coseno. Quindi abbiamo detto, va bene, nell'altra istruzione non c'è niente, quindi il sistema restituisce tutti i risultati secondo lui pertinenti, vengano filtrati i primi 10. In questo caso siamo noi che applichiamo un filtro e gli diciamo sì, va bene, ma non mostrarmi niente che non ha un valore di similarità, in questo caso maggiore di 0.4. Quindi in questo caso vediamo quanti record c'erano nella ricerca precedente, ne aveva trovati 10, in questo caso mi aspetto che me ne trovi di meno. Esatto, 5. Perché? Perché abbiamo dato noi un filtro, quindi effettivamente questo è maggiore di 0,4. Se cambiamo il criterio possiamo pilotare e filtrare le nostre ricerche. Vediamo un po' più da vicino gli script. Effettivamente è stato fatto un lavoro che semplifica moltissimo questa parte, quindi noi abbiamo questa istruzione script che si chiama configura account AI, che non fa altro che semplificarci la parte di collegamento e attivazione del nostro account. Dobbiamo indicare qual è il fornitore, quale account vogliamo usare e qual è la chiave per utilizzare le API. Dopodiché questo si lancia una volta sola all'interno della sessione, dopodiché andiamo a vedere, prendiamone uno a caso, tanto l'istruzione, prendiamo quello con le stringhe top che ha tutti i parametri configurati, vediamo che possiamo intanto decidere di agire su tutti i record nella nostra tabella oppure sul gruppo individuato, quindi possiamo fare un constraint, praticamente un limite al gruppo trovato. Dobbiamo definire il campo di destinazione, testo embedded in questo caso, che è il campo dove sono contenuti tutti quei vettori. Restituisci conteggio è opzionale e sono opzionali anche queste ultime due voci, qui le abbiamo attivate, negli altri casi no. Possiamo decidere di scegliere una condizione di similarità del coseno, quindi maggiore, minore, eccetera, e poi qui andiamo a mettere qual è il valore. In questo caso ho messo 0,4. Tutto qua, effettivamente il resto della magia la fa FileMaker, quindi noi non dobbiamo fare niente, dobbiamo semplicemente appunto collegarci e configurare. Quando vogliamo far partire la nostra ricerca non facciamo altro che andare a dire a FileMaker di generare questo array di puntatori, quindi abbiamo questa istruzione, get embedding, partendo dal nostro account e dal modello, e questa è la stringa di ricerca che abbiamo messo. Inserite queste informazioni, ci basta invocare l'istruzione esegui ricerca semantica. Qui, come vedete, a differenza di quella filtrata, non c'è praticamente niente se non il campo di destinazione, e FileMaker fa tutto da solo. Le applicazioni di questa nuova tecnologia possono diventare molto interessanti, specialmente in tutti i campi dove non possiamo preconfigurare delle
dei resoconti o delle ricerche, e oppure non vogliamo eh, dare accesso a modo trova agli utenti, oppure gli utenti stessi ci chiedono più flessibilità nelle ricerche. Ecco, in tutte queste applicazioni si vede già subito una serie di potenziali casi di utilizzo.